Salve e benvenuti a questo approfondimento. Oggi ci poniamo una domanda che sembra quasi fantascienza. Cosa succede quando un'intelligenza artificiale, che di solito immaginiamo chiusa dentro un computer, si fa corpo, sviluppa braccia e gambe e inizia a muoversi nel nostro mondo? Allora, per capire bene, partiamo da qualcosa che conosciamo. Un chatbot. Pensiamoci, è un cervello potentissimo, ma senza un corpo. Adesso proviamo a immaginare un'intelligenza diversa, una che non solo pensa, ma può anche toccare, percepire e, insomma, interagire fisicamente con tutto ciò che la circonda. E questo, vedete, ci porta dritti a un cambio di prospettiva totale su cosa sia l'intelligenza. L'idea di fondo, in realtà, ha radici profonde nella filosofia. Per conoscere davvero il mondo, una mente, ha bisogno di un corpo. L'idea, come dicevo, non è affatto nuova. Già il filosofo francese Maurice Merleau-Ponty ci diceva che non ha senso pensare a una mente disincarnata. Sosteneva che è proprio la nostra fisicità, la nostra corporeità, il punto di partenza per capire il mondo e farne esperienza. Ecco, questo è esattamente il cuore dell'intelligenza artificiale incorporata. E qui, attenzione, la parola è fondamentale. Diciamo incorporata perché l'intelligenza viene integrata in un corpo fisico, in una macchina. Non usiamo incarnata, perché quello implicherebbe la carne, il sangue. La distinzione è piccola, ma vi assicuro è cruciale. Questa tabella rende l'idea alla perfezione. Da una parte l'IA tradizionale, un cervello in un vaso, che macina dati astratti in un mondo virtuale. Dall'altra l'IA incorporata, che è più un cervello con un corpo, impara facendo, sbagliando, interagendo fisicamente con la realtà, proprio come facciamo noi. Bene, ma questa non è più solo filosofia, è realtà. Vediamo un paio di esempi concreti di come questa intelligenza dotata di un corpo stia già avendo un impatto sul nostro mondo. Prendiamo ad esempio la cucina. Il robot CA1, sviluppato da Circus Group, non è un semplice braccio meccanico, è un sistema che gestisce l'intero processo di preparazione di un pasto, dal cucinare al pulire, e lo fa in un ambiente caotico e imprevedibile come una cucina vera, adattandosi in tempo reale. Le potenziali applicazioni nel settore della ristorazione sono enormi. E poi dall'altra parte dello spettro c'è lui, Atlas, di Boston Dynamics. Qui siamo quasi nel regno della fantascienza. Questo robot umanoide non si limita a compiti ripetitivi, dimostra una capacità di movimento e di adattamento a terreni complessi, pensati per gli umani, che è semplicemente sbalorditiva. Pensiamo a cosa potrebbe fare in situazioni di emergenza, come le operazioni di soccorso. Ok, questi robot sono incredibili, è vero, ma c'è un ma. C'è un ostacolo gigantesco che frena il loro sviluppo e la loro diffusione su larga scala. Il problema è l'addestramento. Addestrare un robot direttamente nel mondo fisico è un processo lentissimo, incredibilmente costoso e francamente anche pericoloso. Un singolo errore di programmazione non è un game over su uno schermo, può significare un danno da migliaia di euro al robot o peggio all'ambiente circostante. Questo crea un problema enorme, che gli addetti ai lavori chiamano Sim-to-Real Gap. In pratica è il divario che c'è tra la simulazione e la realtà. Per fare un paragone, è come passare mesi su un simulatore di guida perfetto e poi ritrovarsi per la prima volta nel traffico di una grande città all'ora di punta. Non è esattamente la stessa cosa, vero? E così si finisce in un frustrante circolo vizioso. L'IA viene addestrata per ore e giorni in un mondo virtuale pulito e prevedibile. Poi la si trasferisce sul robot nel mondo reale, con le sue stranezze, la sua fisica caotica, le sue superfici scivolose, e semplicemente non funziona. E si deve ricominciare da capo. Allora, come si spezza questo ciclo? Come si risolve questo problema? La risposta sta in una tecnologia potentissima e affascinante: i gemelli digitali, o digital twins. Attenzione, un gemello digitale non è una semplice simulazione 3D, no, ma è molto di più. È un modello virtuale vivo, che respira, perfettamente sincronizzato con la sua controparte fisica nel mondo reale. È uno specchio dinamico che riflette lo stato esatto di un oggetto o di un ambiente in ogni singolo istante. Il confronto qui ci aiuta a capire la differenza abissale. Una simulazione tradizionale è come una vecchia mappa, una foto statica, un'approssimazione della realtà. Un gemello digitale invece è come avere un feed satellitare in diretta, un GPS che si aggiorna costantemente. Questo crea un campo di addestramento per l'IA che è incredibilmente ricco, accurato e dinamico.
E questo semplicemente cambia tutte le regole del gioco, permette a un'IA di addestrarsi per migliaia, persino milioni di ore in una copia digitale perfetta della realtà. Può fare tutti gli errori che vuole, imparare, adattarsi, il tutto in un ambiente sicuro, a costi bassissimi e senza rompere assolutamente nulla. Quel famoso sim-to-real gap viene finalmente colmato. Bene, siamo quasi alla fine. Proviamo a tirare le somme. Qual è il messaggio chiave da portarsi a casa dopo questo viaggio? Il concetto fondamentale è questo: dare un corpo all'IA è una vera e propria rivoluzione, ma addestrarla nel mondo reale è un ostacolo quasi insormontabile. I gemelli digitali sono il ponte, la tecnologia che ci permette di superare questo ostacolo, creando una sinergia perfetta tra il mondo fisico e quello digitale. In definitiva, è proprio questa fusione tra intelligenza fisica e addestramento virtuale che sta costruendo il futuro. Un futuro in cui le macchine intelligenti possono imparare in totale sicurezza nel mondo digitale, per poi agire in modo efficace, affidabile e sicuro nel nostro mondo, quello fisico. Grazie per l'attenzione.